Tutti i grandi passaggi della storia sono partiti da un'idea folle, dirompente, tabù. Tutti i grandi progressi sociali, scientifici, tecnologici sono partiti dall'immaginare l'impossibile, prima ancora di capire esattamente come ci saremmo arrivati. Dietro queste idee innovative ci sono sempre stati degli individui, capaci di portare dietro di loro e di riunire centinaia, migliaia, milioni di voci e di forze chiamate in causa e convinte che cambiare si può. Dietro ognuna di queste grandi idee c'è sempre stato un uomo e una donna che ha iniziato a nuotare controcorrente. L'importante è partire, osare, rischiare, provarci. Gli imprenditori sociali sono questo per noi, sono uomini e donne che scoprono le cause profonde di un problema sociale o ambientale e trovano delle soluzioni creative per risolverli. In fondo lo spirito imprenditoriale è questo: intraprendenza, creatività, leadership e coraggio. Tipicamente gli imprenditori sociali iniziano ad avere dietro di sé alcuni seguaci, che iniziano a seguirli, forse all'inizio per migliorare le proprie condizioni personali o quelle della propria famiglia, ma capendo che in un secondo momento si potrebbe migliorare le condizioni di molti e magari poi di tutti. Diversi studi dimostrano che quando il 16% di una popolazione inizia a cambiare un comportamento sociale, da lì in poi, in brevissimo tempo, tutti gli altri seguono, con una crescita esponenziale. Questo succede per comportamenti sociali umani, ad esempio la diffusione dei telefonini cellulari. Inizialmente un gruppo ristretto di persone, poi un gruppo di precursori ed infine in brevissimo tempo ce l'avevamo tutti in tasca. Ma non solo, succede anche in situazioni sociali non umane, di altre specie. Quando il 16% di uno stormo, per esempio, inizia a cambiare direzione, ecco che seguono tutti gli uccelli. Quando il 16% di pesci cambia direzione di nuoto, ecco che segue tutto il banco. In statistica questo viene rappresentato in questo modo: un gruppo ristretto di innovatori che insieme ai precursori fanno un 16% e da lì, nello stesso tempo in cui questo cambiamento è successo, riusciamo ad ottenere un cambiamento massivo, fino a quando poi arrivano anche i ritardatari. Ashoka, l'organizzazione globale che rappresento in Italia, da 35 anni è alla ricerca di questi innovatori sociali, di questi imprenditori sociali, di questi pesciolini che iniziano a nuotare controcorrente. Quello che facciamo è sceglierli per la loro creatività, il loro spirito imprenditoriale, la loro fibra etica, il loro impatto sociale e la loro innovazione. Li sosteniamo economicamente, ma soprattutto circondandoli da una rete di esperti, di consulenti e di alleati che possa portare questi cambi di paradigma che hanno trovato a diventare universali. Per noi il modo migliore per risolvere tutti i problemi sociali del mondo non è quello di implementare dei programmi dall'alto, ma di andare a trovare chi ha già scovato delle soluzioni, per quanto imperfette o applicabili solo localmente, ma ad aiutare queste persone a portare questa innovazione a diventare un cambio di paradigma universale. Ashoka opera da 35 anni in 85 paesi al mondo, in 15 paesi europei, ma è arrivata in Italia solo l'anno scorso. In tanti mi chiedevano: perché siete arrivati così tardi? Io non ho tutte le risposte, ma una possibile interpretazione è che il nostro paese, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino alla crisi petrolifera degli anni 70, è riuscito veramente a compiere un miracolo attraverso il lavoro, l'intraprendenza, la creatività di uomini e donne che con la loro innovazione, con la loro forza hanno portato un paese distrutto dalla guerra e in larga parte povero a diventare una delle potenze economiche più grandi del mondo. Ma non solo, abbiamo creato uno stato welfare tra i più solidi al mondo, abbiamo innovato nell'arte, nella medicina, nell'architettura, in quasi tutte le discipline. Poi paradossalmente dagli anni 70 in poi, più diventavamo un popolo istruito e colto, meno ci siamo messi ad innovare. Siamo diventati esperti di analisi dei problemi, con pochissima attenzione alla critica e al cambiamento. Quali sono i risultati?
Questi sono dati di quest'anno sullo spirito imprenditoriale in 200 paesi al mondo. Siamo terzultimi, dopo la Bulgaria, un paese ex comunista, e il Suriname, che è coperto dall'80% da foresta. Spirito imprenditoriale e capacità di cambiamento vanno a braccetto. Per questo per noi la scuola, i genitori, gli educatori devono insegnarci a provare, a sbagliare, a imparare dai nostri sbagli, a capire se si è trattato di un errore strategico, metodologico o semplicemente di sfortuna, riprovare fino a quando riusciamo ad ottenere un risultato. E questo vale per un'impresa sociale, per un'impresa economica o per qualsiasi progetto di cambiamento che una persona possa avere. In un mondo fordista, basato sulla ripetizione, poteva anche avere un senso, un sistema educativo universale, standard, adatto a tutti. Ma nella società contemporanea, in continuo cambiamento, c'è bisogno di sperimentazione, di innovazione. C'è bisogno non di omogeneità, ma di creatività, non di nozione, ma di opinione. Io ho avuto la fortuna di studiare in una scuola pubblica in Italia fino a 17 anni in una classe come questa. Questa è una foto scattata 3 giorni fa, ma a parte quel minuscolo computer, credo che evochi a tutti un ricordo della scuola che abbiamo fatto in questo paese. Poi a 17 anni ho avuto una fortuna ancora maggiore di essere selezionato con una borsa di studio per finire i miei studi in Canada. Ero appassionato di filosofia e ho deciso di continuare a studiarla anche là, ma non avevo mai letto un testo originale. Da noi la filosofia era interpretata e spiegata attraverso un libro di testo, poi a sua volta interpretata e spiegata dal professore. Più la si ripeteva uguale, più alto era il voto. Arrivato in Canada, il professore Andrew distribuisce a tutti una copia del Simposio di Platone e dice: avete una settimana per leggerlo, poi settimana prossima ne parliamo. E così leggo questo libro, in realtà molto più interessante e scabroso di come ce lo definiva il libro di testo, e tornato a scuola Andrew chiede: Alessandro, tu che hai studiato già filosofia, dimmi un po' cosa ne pensi, t'ha convinto l'interpretazione di Platone della morale? Ed io, oddio, criticare Platone non mi permetterei mai. Per fortuna però col tempo ho imparato che tutto era criticabile perché tutto si può cambiare. In realtà la buona notizia è che non c'è mai stato nessun momento più opportuno per nessuno di noi nella storia dell'uomo per poter cambiare tutte le cose e nel minor tempo possibile. E anche se forse pensiamo di essere continuamente minacciati da attacchi terroristici, da guerre di religione, da catastrofi climatiche, in realtà non c'è mai stato un momento in cui siamo stati meglio come Homo sapiens. Questi ad esempio sono alcuni dati sui morti per le guerre nella storia dagli anni 40 ad oggi. Come vedete il numero è in continuo calo e guardate che la popolazione del mondo nel frattempo è quasi raddoppiata. La speranza di vita sta aumentando dovunque nel pianeta, la mortalità infantile sta diminuendo dappertutto, abbiamo sconfitto la maggior parte delle malattie che per secoli e secoli e millenni l'uomo ha dovuto combattere. Certo, ci sono tanti problemi sociali ancora da risolvere e i problemi ambientali sono ancora più importanti e più difficili da risolvere, ma siamo connessi e interconnessi e più che mai oggi la globalizzazione e la tecnologia ci permette di trovare una soluzione in un angolo del pianeta e di portarla, ovviamente adattandola culturalmente, in un altro angolo del pianeta. Abbiamo quindi la possibilità di risolvere tutti i problemi sociali se lo vogliamo. Questo è il compito di Ashoka: selezionare l'innovazione, accompagnare gli imprenditori sociali, quei pesciolini che nuotano controcorrente, per far sì che la loro innovazione possa diventare un movimento che acceleri il cambiamento sociale nel tempo. Un altro compito importante è quello di mettere insieme gli innovatori sociali che operano nello stesso campo, sebbene in posti diversi e con metodi diversi. Ad esempio, tutti gli imprenditori sociali che lavorano con i bambini da 0 ai 10 anni ci dicono che la cosa più importante in assoluto è insegnare loro l'empatia, cioè sapersi mettere emotivamente nei panni degli altri. Non la matematica, non l'italiano, ma l'empatia.
Chi lavora con gli adolescenti ci dice che la cosa più importante da insegnare loro è quella di metterli nelle condizioni di vedersi come attori del cambiamento, nella loro classe, nel loro quartiere, nella loro scuola, nella loro città e nel mondo intero. Vi possono sembrare dei concetti forse eccessivamente astratti, strambi, però provate a pensare come poteva essere 300 anni fa dire tutti i bambini devono imparare a leggere e a scrivere, non solo i figli dei nobili. Oppure 150 anni fa dire anche le donne devono poter votare, non solo, devono poter diventare presidenti e ministri a loro volta. O anche solo 30 anni fa dire 2 uomini e 2 donne che si amano devono potersi sposare. E invece, guardate cosa è successo. Questi sono alcuni dati sulla diffusione dell'alfabetizzazione nel mondo. L'analfabetismo fino al 1600 era condizione praticamente universale. Nel 1700 è passato ad essere la condizione dei poveri, comunque la stragrande maggioranza della popolazione. Poi col diffondersi del protestantesimo e quindi la necessità da parte anche dell'uomo comune di leggere la Bibbia, inizia ad emergere un nuovo paradigma, che per noi è stato enunciato nel 1720 da William Hanley, che dice: tutti, non solo i figli dei ricchi, devono imparare a leggere e a scrivere. Questa diventa prima una battaglia all'interno della Chiesa, poi all'interno dello Stato, del Regno Unito dove operava Hanley, e da poco a poco, lì, nel 1820, il 20% della popolazione sa leggere e scrivere, che poi diventa 40, 50, 70, fino ad arrivare al giorno d'oggi all'85% della popolazione globale. In Inghilterra, il paese in cui viveva, si è arrivati al 100% nel 1920. Dall'enunciare il nuovo paradigma alla sua universalizzazione in Inghilterra sono passati 200 anni, circa 8 generazioni. E vorrei presentarvi ora un altro caso. Questa persona si chiama Kate Shepherd. Kate Shepherd nel 1890, nell'oscura e remota colonia britannica chiamata Nuova Zelanda, dice una cosa che non era mai stata detta prima. Tutte le differenze di razza, di religione, di classe, ma anche di sesso, sono sbagliate e quindi devono essere combattute. Ma Kate non era soltanto una brava oratrice, era soprattutto una brava organizzatrice. Riesce a coinvolgere dietro di sé migliaia di donne che appoggiano la sua battaglia per i diritti politici delle donne, ma non solo, riesce a tirare dietro di sé anche degli uomini, con cui nel 1893 riesce ad ottenere lo storico risultato di far votare le donne nella Nuova Zelanda. Da lì inizia un processo che nel corso dei decenni vede sempre più paesi approvare il suffragio universale maschile e femminile. Come vedete, quando si arriva negli anni 30 e 40 a circa il 16%, da lì in poi vediamo un'impennata e molto velocemente si arriva agli anni 70-80 in cui praticamente tutti i paesi del mondo davano la possibilità, quando ci sono elezioni, poi vere o finte è un altro discorso, anche alle donne di votare. Al giorno d'oggi tutti i paesi al mondo, tranne Città del Vaticano e Brunei, concedono questo diritto. Possiamo quindi vedere come un paradigma, possiamo pensare a una bambina nata nel 1890 in un mondo in cui nessuna donna può votare, che muore a 90 anni nel 1980 in un mondo in cui praticamente tutte le donne possono votare. Il tempo si è ristretto ancora di più. Nel corso di una vita di una persona vediamo l'emergersi di un paradigma e la sua universalizzazione. Ma vediamo i giorni nostri. Questi sono 2 ragazzi negli anni 70 in Minnesota, Jack Baker e Michael McGonigal, che decidono di volersi sposare. Fanno una cosa che non era mai stata fatta prima, vanno all'anagrafe e chiedono di potersi sposare civilmente. Ovviamente la loro richiesta viene derisa e poi bocciata, ma da lì parte un nuovo paradigma. I diritti delle persone omosessuali non sono solo diritti individuali, ma diritti di coppia. Da lì, 15 anni dopo, nel 1989, la Danimarca approva le prime unioni civili, nel 2001 l'Olanda approva il primo matrimonio ugualitario, fino ad arrivare negli ultimi 15 anni in cui praticamente dappertutto, nel mondo occidentale e in America Latina, qualche sorta di unione tra persone dello stesso sesso è stata approvata. Siamo nel mezzo di questa impennata del 16%, e mentre prima erano secoli, poi decenni, ora si tratta di anni. E abbiamo così una persona come me, che nasce nel 1982 in un mondo in cui nessun omosessuale si poteva sposare,
Quando finisco le elementari parte l'idea di unione civile in Danimarca. Quando finisco le superiori in Olanda una coppia si può sposare. A 29 anni posso sposarmi io con mio marito in Argentina e a 34 anni finalmente anche in Italia il mio matrimonio viene riconosciuto. Se vi chiedete dove sono adesso, Jack e Michael stanno ancora insieme e finalmente sono sposati. Quindi il mio lavoro è proprio questo, riuscire in Italia a scovare quei pesciolini che nuotano controcorrente, che possono portarci a un cambiamento sociale, a un cambio di paradigma ed aiutarli ad accelerare questo cambio di paradigma. Gli imprenditori sociali sono merce rara, ce n'è circa uno ogni 10 milioni di abitanti, quindi in Italia io ho il compito di trovarne circa 6 all'anno. Questi sono i primi 6 che ho trovato, uomini e donne eccezionali, che ci hanno veramente fatto capire dei cambi di paradigma che potrebbero diventare universali. C'è chi ci insegna che la lotta alla mafia non è soltanto una scelta etica, ma una possibilità di sviluppo economico e psicologico di alcune tra le popolazioni più povere d'Europa. Chi ci insegna che la maternità, il congedo di maternità e anche di paternità è un'occasione per imparare, un'occasione utile a noi ma anche alla società intera e ai datori di lavoro. O chi ci insegna che la riabilitazione da ictus infantile può essere un gioco, non necessariamente ospedalizzata. Da dove si parte da qua? Ovviamente il mondo non si può cambiare con questi 6 o con le 3 o 4 persone che lavorano con me. Occorre che tutti facciano la loro parte. Tutti possono essere attori del cambiamento, vuol dire che ognuno può essere attore del cambiamento. Se siete ad esempio dei genitori, battetevi perché nelle vostre scuole iniziano a insegnarsi queste nuove competenze o provate a insegnarle voi direttamente a casa. Se siete degli studenti, battetevi non solo per riportare alla scuola come era 30 anni fa qua, ma per capire cosa c'è di nuovo e cosa potrebbe cambiare veramente la vostra vita come cittadini, non solo come studenti. Se siete dei media, provate a parlare anche di storie positive di cambiamento, non solo di tragedie. Se siete delle aziende, non vedetevi soltanto come macchine di produzione, ma come co-creatori del cambiamento. Se percepite un problema sociale, non aspettate che sia qualcun altro a fare il primo passo, ma fatelo voi. Se credete che il cambiamento è possibile, non aspettate domani. Il momento giusto è oggi. Grazie.